In questo soggetto le bozze frontali della deficienza congenita sono evidentissime. In quest'altro soggetto, invece, il fenomeno è meno evidente nelle sue linee generali, ma non per questo la sua deficienza è inferiore a quella dell'altro. Come si fa a far ridere? Charlie Chaplin da bambino era sul palcoscenico del spettacolo di famiglia del vaudeville. Aveva subito abbandoni e privazioni. Buster Keaton veniva lanciato dal padre a 9 anni dentro una valigia in mezzo agli spettatori e lui ne usciva. Totò ha dichiarato che per anni ha mangiato soltanto un caffè latte al giorno. Ancora non mi sono abituata alla vostra cucina. Alla nostra cucina. E come vi potete abituare? Non siamo abituati neanche noi. Comico è quindi privazione, miseria, fame. Così soltanto si può far ridere della vita propria e altrui. Ciccio, quando uno crede, a meno, di essere un discreto artista, non ha bisogno di un palcoscenico. Recita sopra una botte, su un marciapiede, in una piazza. Su un carretto? Un carretto, dappertutto. I carretti siciliani. L'artista non ha confini. È stato così anche per Franco Benenato, poi sarà Franco Franchi. Quando io iniziai non mi chiamavo neanche Franco Franchi, mi chiamavo Francesco Benenato. Che era il colmo, no? Ero Ciccio. Poi invece ho incontrato Ciccio e sono diventato Franco. Nato nel 1928 a Palermo, famiglia numerosissima, lui ha dichiarato addirittura che aveva 17 fratelli e che quindi non si mangiava mai. Fin da bambino era in strada a fare che cosa? A raccattare qualche denaro cercando di fare ridere. Bastava una monetina, imitava Chaplin, Totò, faceva il saltimbanco, era infatti quasi un burattino, sapeva muovere e roteare gli occhi, muovere la mascella, tirare su la pelle della testa. Io quello che vedo per le scale la sera con le cameriere, soldati, pompieri, ma questo è un quartiere, caserma, cos'è? Zoom! Ciccio, padre muratore, 6 fratelli, anche lui va in strada, in compagnie vagamente teatrali e scalcinate. Alla fine saranno destinati a incontrarsi. E sa, lui è un pochettino analfabetico, la firma non la scrive, la disegna. Calma, non ti emozionare, eh? La coppia nasce nel 1955. In realtà appartengono a una compagnia di avanspettacolo, ognuno farebbe il suo spettacolo a sé. Qualcuno ha un'intuizione, e no, funzionano bene in coppia, dove uno è la persona seria, compita, fintamente intelligente e capace, e l'altro è lo scemo, il disturbatore, colui che fa ridere proprio perché lo distrugge. Viva il Giappone! E viva le geischie! Le che? Le geischie. Certe femmine giapponesi. Ah, le geise. Un incontro importante avviene in seguito con Domenico Modugno, che li prende nella sua compagnia. Poi faranno il primo film. Un regista che si accorge di loro è Mattoli. Capisce che la coppia può funzionare molto bene sullo schermo. Ma siamo sempre uguali. Certo che siamo uguali, è la base. Vabbè. Però tu facendomi cornuto mi sei contrario. Perché mica mi fa tanto piacere che tu mi fai le corna. E figurati a me. E quindi nel 1960 cominciano a fare numerose copartecipazioni anche nei musicarelli. Non sono mai protagonisti, però si affermano nella loro vis comica. Dobbiamo sbrigarci. Mancano pochi secondi all'ora X. Il dovere ci chiama. E lascialo chiamare. Gli basta, come bastava a Totò, un vago canovaccio. Poi loro fanno il film, si inventano, sono capaci in qualche modo di rispondere alle provocazioni dell'uno e dell'altro. La loro comicità nasce quindi dal modo in cui riescono a interfacciarsi tra di loro negli aspetti comici dell'uno e dell'altro. E lui è ancora più bravo, fai vedere come ti trasformi, vai! Vado subito. Attenzione, trasformazione.
Nel 1960 interpretano 4 film. Sostanzialmente sono film dove loro fanno soltanto piccole parti e non vengono immediatamente riconosciuti dal pubblico, ma ormai sono sul trampolino di lancio. Nel 1962-63 fanno per ogni anno 7 film. A questo punto cominciano 2 modi di titolare i loro film. I 2, perché ormai i 2 sono soltanto loro 2. E anche in seguito le parodie di film famosi. Ma che c'è? Non doveva essere cinese. Avrà fatto la plastica. I 2 della Legione e 2 samurai per 100 geishe saranno i primi film di successo. Ma a chi piace Franco e Ciccio? Dove sei? Che fai? La piscina. Ti sembra il momento questo? Piacciono molto i bambini, sono film per adolescenti, sono film per famiglie. Il cinema per famiglie, quello della domenica pomeriggio, sta ormai scomparendo. Loro richiamano anche quel tipo di pubblico. Le sale sono quelle della seconda visione, della terza visione, fino a quando non cominciano davvero a incassare tantissimo. Dal 1965 cominciano le parodie. Il primo è Per un pugno nell'occhio, è chiaro il riferimento al film di Sergio Leone. Ma arrivano altre parodie. Ormai gli incassi sono miliardari, come nei film I 2 figli del leopardo, evidente il riferimento a Il Gattopardo, oppure I 2 sergenti del generale Custer. Senti, tu vai, attiri Fetuso verso la trappola, lo affronti, lo colpisci, lo abbatti, lo leghi, arrivo io e lo consegno a Cocis. Giusto. Vai. Così 002 Operazione Luna, con riferimento a Moonraker di James Bond. Ci sono. E io dove sono? No, dico ci sono. Perché io non ci sono. Sì. E allora? Allora dico ci siamo. Arriveranno poi Il bello, il brutto, il cretino, riferimento ovviamente al campione d'incasso del 1966, e altri film, quali I 2 maggiolini più matti del mondo, riferimento al film di Disney di grande successo. Permettono? Bravi. Grazie. Allegramente. Grazie. E indovina chi viene a merenda, altro film ben noto al pubblico. Nel 1968 Pierpaolo Pasolini li chiama insieme a Totò per un episodio di Capriccio all'italiana. L'episodio si chiama Cosa sono le nuvole? E che sono quelle? Quelle sono le nuvole. E che sono ste nuvole? Ma Anche Bonicelli li vorrebbe per l'Armata Brancaleone, ma quando li convoca entrambi arrivano con un proprio avvocato. Non si guardano nemmeno in faccia, racconta il regista. A questo punto la coppia sta scoppiando. Effettivamente sono ormai 20 anni che fanno film, i film sono 110 ormai, hanno fatto incassare al cinema italiano 80 miliardi, quasi il 10% di tutti i film italiani. Zio, è salito sull'albero! Voglio una donna! Voglio una donna! Ma dove te la vado a prendere adesso una donna, figlio mio? Si divideranno inevitabilmente. Ciccio Ingrassia interpreta il mafioso che deve testimoniare ma non si può pentire in Violenza, quinto potere di Florestano Mancini. Poi lo zio matto che sale sull'albero e grida voglio una donna in Amarcorde di Fellini, e in seguito anche in Todo modo. Morbidi capelli, il labbra sensual. Franco Franchi tenta la carriera di cantante, ma poi girerà anche film da solo. Uno
con Cicero, Ultimo tango a Zagarol, riferimento ovviamente al film di Bertolucci, e un critico per la prima volta scrive: ma sapete che forse è meglio il film di Franco Franchi che quello di Bertolucci? Viene intervistato Bertolucci e dice: non vado a vederlo perché potrebbe anche essere vero. La coppia si divide, si riappacifica per tutti gli anni '80, dove partecipano a spot pubblicitari, a trasmissioni di Mediaset, a tanti spettacoli dal vivo, dove facevano le stesse cose che avevano fatto a teatro nei film. Il classico è Soprassediamo, dove Franco si lancia sulle braccia di Ciccio. La sola volta che lo vidi fuori dalla prigione fu quando evase per via della vacca. Noi figli eravamo rimasti senza sostentamento. Era successo qualcosa alla vacca? Non dava più il latte? No, la vacca era mia madre. 1992 Franco ha un infarto. Ritornerà senza voce in uno spettacolo televisivo, ma morirà entro l'anno. La coppia è ormai finita. Ciccio morirà molto più tardi, seppure più vecchio di lui. Non si poteva chiudere questo spettacolo senza la mia presenza, e allora bisognava venire qui e dare questa testimonianza a tutti quelli che ci hanno sempre amati, che ci hanno sempre seguito, che ci hanno sempre sostenuti, e che siete voi, siete voi. Soltanto molti anni dopo saranno riscoperti dalla critica. Il successo era soltanto di pubblico, ma ora anche la critica riconosce la qualità della loro comicità.